Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo a bordo di Skoda Octavia Station Wagon 2000 TDI 150 cavalli DSG, ma farò un video approfondimento per come personalizzare il driver display e come funzionano tutti i tasti del nostro volante, che sembrano così banale e semplice, ma invece non è così scontato perché ci sono delle funzioni nascoste che adesso andremo a vedere. E la Skoda Octavia tra l'altro non ha proprio dei pulsanti, ha più che altro delle rotelline, ma questo video può andare bene sia per Skoda, per Volkswagen, che per quanto riguarda Cupra, Seat, eccetera, quindi tutto il gruppo Volkswagen e anche Audi. E andremo a vedere come si usa e come si personalizza il driver display. Poi un giorno farò un video magari solo per l'infotainment, che anche quello lì può essere interessante perché ci sono tante funzioni nascoste che magari qualcuno non sa. Quindi iniziamo il video e vediamo come è fatta. Eccoci qua signori, quindi iniziamo a vedere come personalizzare il nostro driver display. Adesso c'è questo display qua che mi piace tantissimo, che è quello analogico con il contagiri, così possiamo sempre vedere quanto sono i giri, i contachilometri, che vediamo quanto sono i contachilometri. Io l'ho personalizzato così, qui con l'autonomia e qui col consumo, con i chilometri litro, che così almeno possiamo anche andare a vedere quanto sto consumando effettivamente, non con litri per 100 km, che a me non piace, ma con il chilometro litro, che almeno a me risulta molto più pratico. Bene, come si fa a cambiare il display? Tutto quanto con questi tastini qua che vedete qua sul volante. Queste sono delle rotelline, vedete che già cambia. Qui abbiamo dalla partenza 1 ora e 59, 175 km, i consumi, medio, ma anche quello lì possiamo personalizzarlo. Poi chilometri orari, come vedete, e poi abbiamo il nostro display con qui il nostro navigatore, che non è che sia molto bello perché se collego Android Auto non vedo il navigatore di Android Auto, ma vedo sempre comunque quel navigatore lì. Quel navigatore lì è fatto è quello su della Skoda, che non è super aggiornato, ecco, diciamo così. Bene, se invece voglio cambiare il nostro display, cioè se voglio cambiare questa grafica qua, per cambiare il display premo questo tastino qua che vedete qua. Faccio così, vedete che c'è questo tutto digitale, qua ci sono le corsie, come è fatta la strada, consumo, l'autonomia, eccetera eccetera. Poi premo questo tasto qua, vedo solo il navigatore, sempre con queste qua che vediamo la velocità, vediamo il cruise control, il consumo, eccetera. Premo un'altra volta, viene fuori questo qua con i numeri molto grandi della velocità, il consumo e l'autonomia. Premo un'altra volta e torna il nostro display, che secondo me è quello più bello, è quello che ci ricorda come sono le auto con i contachilometri e il contagiri, che ormai sta sparendo anche quello dalle nuove auto. Bene, adesso io cosa voglio fare? Voglio andare a personalizzare questi cerchi qua che ci sono dentro qua, quindi premo la rotellina, gli do un clic, vedete? E adesso qua io posso andare a selezionare se voglio la media dalla partenza, se voglio quante ore, questo qui l'ora e la distanza che ho fatto nel mio ultimo viaggio, sfondi, qua posso cambiare gli sfondi come voglio io, impostazioni, se voglio le impostazioni, la navigazione in questo caso non è attiva ma potrei mettere il navigatore, qua c'è la bussola, eccola qua, poi c'è l'orario con la data, collegare un telefono cellulare, se abbiamo il Bluetooth magari con cellulare, qui vediamo il nostro cellulare, il dispositivo non è connesso, la navigazione non è attiva, vabbè, l'autonomia, che è quello che avevo messo io, e la media, quello che abbiamo detto prima. Io lascio su autonomia e gli do l'ok. Dato questo qua, selezione qua, posso andare a cambiare dall'altra parte, che vedete. Allora io adesso posso mettere gli sfondi sempre, impostazioni, temperatura olio, temperatura liquido raffreddamento, che questo qua è diverso, vedete dall'altra parte. Questa è la corsia come è fatta, quindi se ci sono gli ADAS attivi e cose del genere. Tra quanti chilometri devo fare il nuovo rabocco per quanto riguarda il consumo dell'olio, l'autonomia sempre, la media dei consumi, guardate, 23 km con un litro, 23 km con un litro,
una macchina così grande, spaziosa e tutto quello che c'è. Bene, avete visto, questo è per personalizzare l'interno qui. Poi questi tastini qua cosa servono? Servono per, questo tasto qua serve per attivare il Travel Assistant, quindi quando sto guidando che non mi vadano alla corsia, eccolo qui. Oppure la C selezionato, questo qua se volete per dare il cruise control che dopo vi farò vedere. Dall'altra parte qua abbiamo il nostro comando vocale che mi dice qua cosa devo fare però puoi dire anche ehi Laura ed è la stessa cosa e lei mi dice cosa devo fare per dare dei comandi alla macchina di dire alza il climatizzatore, cambia eccetera eccetera eccetera. Questo è sempre più e meno, questo è per cambiare se sono sulle stazioni radio, adesso mettiamo un attimo la radio, però abbassando il volume, eccoci qua, io da qua cambio praticamente la stazione radio, ok? Vado avanti, vado indietro. Questo alzo e abbasso il volume, sentite? E se voglio, ho il volume a 1, così voglio metterlo a 0, clicco e lo metto in muto, lo rischiaccio e ritorna l'audio, e così. Questo è sempre il comando e questi sono i comandi che io ho finito praticamente nel mio video, perché questa auto qua non ha tutti i comandi che hanno altre auto, oppure ci sono degli optional da mettere. Poi per quanto riguarda sempre il volante, adesso vi faccio vedere le varie cose che possiamo andare a impostare. Allora, qui abbiamo la levetta dei tergicristalli, eccola qua, lo vedete? Avendo il cambio automatico, qua ho le palette che se voglio posso aumentare o dall'altra parte diminuire il nostro cambio, quindi i nostri rapporti. Eccoci qua. Questo è la levetta appunto per quanto riguarda i tergicristalli. Vedete, qua posso aumentare, tramite questa leva qua, posso aumentare o diminuire la velocità del tergi quando lo metto in automatico, oppure a differenza dei tergicristalli che ero abituato con le auto, queste vanno verso su per aumentare le velocità, vedete? Ok, e verso giù lo diminuite. Ognuno li usa a modo suo. Poi qua abbiamo il tasto per l'accensione, ecco qua, dell'auto. Dall'altra parte, adesso vi faccio vedere, qua abbiamo i fari abbaglianti e anabbaglianti per quanto riguarda appunto i nostri fari, in questo caso sono a LED, e posso metterli anche in automatico. Poi qui sotto, eccola qua, adesso vi faccio vedere, qui sotto abbiamo questa levettina qua che è molto importante perché io ho il cruise control adattivo, quindi posso andare a selezionare il cruise. Adesso se io gli do un clic verso su, guardate, si è attivato il cruise control a 20 km/h lì, praticamente qua. Ok, quando io faccio verso giù, adesso verso su 30, 40, 50 e aumento anche la velocità, torno giù e la abbasso. Se voglio dare il set, schiaccio set e l'ho selezionato. Il set è qua sotto, che vedete questo qua. Quando voglio attivarlo, tiro verso di me e l'ho attivato. Quando voglio disattivarlo, gli do un clic verso l'interno dell'auto e lui si disattiva. Ed è molto pratico questo qua. Quando sto correndo, io faccio tiro verso di me e lui si attiva con la velocità che c'è scritta lì. Se poi voglio aumentarlo, vado verso su, se voglio diminuirlo, vado verso giù. E poi gli do set e lui si seleziona. Molto pratico, il cruise control adattivo. Poi qui abbiamo una rotellina che posso dire più o meno distanza, cioè dal nostro veicolo che ci precede posso aumentare o diminuire. Però andate a vedere il video che ho fatto sul test dei consumi e lì faccio proprio vedere come funziona in corsa. Bene signori, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire. Se avete dei dubbi oppure dovete chiedere, chiedetemelo pure nei commenti o scrivetemi nella mia mail che c'è scritta in descrizione sul mio canale e sono qua. Quindi se avete dei problemi chiedetemi pure, io sono disponibile. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!